Con la quinta puntata di Sport Trading Talk. Come sempre abbiamo qui Davide Renna. Ciao, ciao. Allora oggi entriamo un po' nel tema degli strumenti, no, che uno sport trader dovrebbe insomma avere con sé, e ce ne sono talmente tanti che ovviamente abbiamo insomma questo spazio apposta per illustrare a tutti coloro che insomma ci ascoltano i vari strumenti che si utilizzano. Entriamo un po' più nel dettaglio. La famosa cassetta degli attrezzi, Esatto. che è uno dei motivi che distinguono un dilettante da un Certo. professionista. Cioè, quindi la possibilità il dovere di circondarsi di strumentazione adeguata. Il primo strumento che mi viene in mente è il broker. È il broker, che è un servizio professionale che ti permette di piazzare ordini di quantità importante, di quantità ricorsiva e rilevante nei confronti del mercato. Ecco, personalmente non lavoro direttamente con bookmakers, Ok. ma lavoro appunto con il broker, che mi permette di avere accesso al mercato, accesso alla quantità e ai migliori prezzi. Faccio prima però un distinguo, visto che seguiamo sempre il parallelo tra scommesse e sport trading. Qui c'è un punto importante di differenziazione tra i due mondi, perché i bookmakers sono di due tipi, sono di tipo soft e di tipo sharp. I bookmaker soft sono quelli dei scommettitori della domenica, di quelli che giocano per passione, Ok. che bloccano i professionisti, bloccano non solo i professionisti, ma chi ha un metodo strutturato e vuole ricercare una strada per essere profittevole, quindi non solo il professionista ma anche lo scommettitore evoluto. Perché il modello di business di questi bookmaker sono basati su alto margine e poche operazioni, quindi cercano appunto chi scommette per diletto, chi fa le multiple ad esempio, Ok. e chi si espone ovviamente a alte possibilità di perdita. I bookmaker sharp invece sono bookmaker di tipo professionale, quindi hanno un modello di business completamente diverso, cercano i professionisti perché guadagnano sul volume e sul margine basso, quindi anziché guadagnare il 7-8% sul volume, ne guadagnano soltanto l'1%, ma su una massa critica importante e notevolmente superiore. Quindi cercano i professionisti. Sono due modelli diversi, la gran parte dei bookmaker sono bookmaker di tipo soft, ovviamente, poche piattaforme specializzate, per lo più asiatiche, sono dedicate a movimenti di tipo professionale. Quindi poi l'evoluzione di questo concetto è appunto il broker, che ti permette di avere accesso a tutti questi bookmaker sharp, e che quindi ti garantiscono di poter piazzare gli ordini, perché il problema, quando vivevo ancora in Italia prima del 2014, è che mi chiudevano tutti i conti, Ok. perché nel momento in cui riconoscevano o non solo le vincite, ma anche un movimento vincente, allora non c'erano gli algoritmi, i controllori del rischio di tale bookmaker andavano non a bloccarmi il conto ma a limitarlo, quindi ti facevano piazzare €1 per ogni movimento e quindi di fatto Ok. ti bloccano sostanzialmente. Mentre poi cercando di rispondere alla mia domanda, ma se volessi fare professionista, come lo risolvo questo problema? Perché poter piazzare movimenti di un certo rilievo fa parte dell'obiettivo di un professionista. E allora poi ho scoperto l'accesso a dei bookmaker di modello diverso prima, e poi l'estrema soluzione rispetto ai bookmaker sharp è appunto l'uso di un servizio di brokeraggio. Ce ne sono diversi, 5 o 6 player a livello mondiale, che ti permettono di avere accesso a piattaforme dedicate, prezzi dedicati e soprattutto liquidità, perché il trader ha bisogno di un mercato liquido, perché altrimenti rischia di entrare ma di non poter uscire. Quindi questo è un po' il primo strumento fondamentale.
Il secondo strumento, io l'ho implementato nel 2011, è il database. Mi sono fatto costruire da un programmatore un database mio personale dove vado a registrare tutti i movimenti che faccio. Purtroppo solo dal 2011, quindi ho perso circa i primi 10 anni di movimenti, un po' disordinati nei primi 10 anni ovviamente, ma dal 2011 ho 4.600 movimenti registrati, quasi tutti della stessa tipologia, che ovviamente mi dà un campione davvero importante non solo sul dato di mercato, ma sul mio mercato, su quello che ho fatto io. Sul rendimento, no? Sì, e questo direi che è fondamentale. Ecco, non serve per forza avere un software, basta un semplice Excel, ma già l'abitudine di registrare qualsiasi movimento in Excel raccoglie un database che nel tempo ha un valore inestimabile. E poi io sono fortunato, vengo anche dalla contabilità, quindi per me era normale come registrare in un Excel le entrate e le uscite di ogni mese e registrare anche il singolo movimento. Questo poi nel tempo è diventato per me un patrimonio informativo su di me importante, poi mi fa capire dove performo di più, dove performo di meno, o addirittura in quali periodi dell'anno o in quali circostanze andavo meglio o andavo peggio. Quindi mi ha permesso di studiarmi, perché poi la misurazione in qualsiasi ambito, lo vedremo anche dopo, parleremo della gestione dello stress, la misurazione in qualsiasi ambito è fondamentale. Se non hai misurazione non hai dato e di fatto quello che non è misurabile non esiste, ecco, concettualmente. Un altro sembra banale, ma un altro strumento fondamentale è avere una banca che permetta determinati flussi. In questo senso nel tempo si sono evoluti dai portafogli elettronici, dai wallet elettronici fino alle banche fintech, che in questo momento sono le più aperte, sono internazionali, sono più aperte a determinati movimenti. Poi in modo simile al mondo delle cripto ci vogliono piattaforme e ci vogliono contesti che siano aperti a certi movimenti. La banca sotto casa della filiale, la banca del papà che hai la filiale sotto casa, probabilmente quel movimento che ti arriva in entrata e in uscita nei confronti di una piattaforma estera non lo capisce molto bene e quindi potrebbe rallentare o bloccare determinati movimenti. Sembra banale, ma è fondamentale fondamentale organizzarsi. Certo. E l'ultimo strumento che mi viene in mente molto importante è il provider di dati. Quindi è chiaro che i dati statistici tu li puoi raccogliere anche inizialmente da diversi siti. Ci sono davvero tanti siti che possono darti dati statistici. Quando diventi un professionista conviene fare l'abbonamento a un provider di dati che in un'unica piattaforma ti dà tutti i dati del tuo campo, del tuo mondo. Oggi avere dati non è difficile. Molte volte li devi pagare, ti costa un abbonamento da 20 euro al mese, però avere una ricchezza di dati su cui fare delle analisi e averli aggiornati, averli attendibili, averli precisi, ti permette di avere molto, molto controllo del tuo campo. Diciamo che allo stesso tempo questi strumenti ti permettono poi di fare azioni di qualità. Sì. Prendere decisioni soprattutto di qualità. Il senso è proprio quello, circondarsi e aumentare la qualità delle tue decisioni grazie a dei sistemi che ti permettono di ragionare meglio. Poi ecco, diciamo che l'evoluzione di questa cassetta degli attrezzi basica adesso sta diventando molto più approfondita, ad esempio con tool che mi sono fatto sviluppare ad hoc con l'intelligenza artificiale, che mi permettono di studiare i miei dati e di studiare i dati del mercato in modo molto più efficiente. Quindi prima parlavo di una cassetta base, degli attrezzi da trader agli inizi individuale. Poi è chiaro che il progredire del mio percorso e l'avvento dell'intelligenza artificiale mi ha permesso di investire su dei sistemi
che in questo momento mi permettono di fare le cose in modo più veloce e più approfondito, su una massa di dati molto più approfondita. Ecco, insomma, è interessante ovviamente fare ogni tanto dei check, no, sulle tue operazioni, come dicevi prima. Ogni quanto devi farlo? Dipende dal volume che tu raccogli, Ok. di farlo su un campione che sia attendibile, perché poi la misurazione, che per me è uno dei concetti più importanti personalmente del mio operato, non deve neanche essere portata all'estremo. È un po' come pesarsi, Ah, ogni quanto è giusto pesarsi. Sì, sicuramente non ogni giorno, perché altrimenti diventi pazzo. Così come le tue operazioni non ha senso misurarle ogni settimana, devi raccogliere un campione importante. Quindi mensilmente faccio una review, il mio parametro è mensile, con la review mensile, purtroppo condizionato dal mio background contabile, quindi la contabilità mensile, che in realtà a volte è fuorviante, perché il termine mese è un termine convenzionale. Il vero termine in realtà per me è la stagione, quindi da settembre, quando comincia, Ok. ad agosto fino a giugno, operando sul calcio, è il mio termine di paragone migliore. Allora, come è andata la stagione, come misuro la stagione, è il termine sicuramente migliore di paragone. E l'obiettivo poi è quello di migliorare, quindi devi analizzare insomma il tutto, fare un quadro generale della cosa e poi fare delle azioni che ti permettono insomma di alzare un po' l'asticella, no? Sì, in questa analisi è molto d'aiuto in questo momento, anche uso anche ChatGPT ad Ok, esempio, perché ovviamente alla fine di un periodo posso caricare una serie di dati che mi permette di avere anche una visione esterna, no? Una visione esterna, un'analisi esterna molto più approfondita rispetto a quello che puoi fare tu. È chiaro che le prime analisi che fai sono settare un set di KPI che ti permettono ok, di sapere cosa stai facendo, il numero di operazioni, il win rate, la quota media, il totale investito, lo yield, che è praticamente il rapporto tra profitto e il totale investito. ok. Quindi una serie di parametri che ti permettono di capire l'andamento, appunto il concetto di KPI. Poi all'interno del set di dati puoi andare a capire quali campionati performano meglio, in quali periodi sei andato meglio, quali periodi sei andato peggio, se hai problemi nella gestione del weekend o nella gestione della Certo. settimana, che sono due mondi diversi. Puoi spacchettare e diventare iperanalitico alla fine di una stagione, ha un senso. Se lo fai periodicamente durante la stagione rischi di perderti in un dettaglio di dati troppo importante. Assolutamente, magari fai più attenzione a un dettaglio che magari non è così rilevante rispetto ad altri che magari compaiono col passare del tempo, no? Durante la stagione per me la priorità è come sto io, Ok, quindi mantenere il mio stato mentale pulito, stare bene, quindi questo, e poi mantenere il piano strategico, che il processo che ho definito. Quindi nel momento in cui seguo bene il protocollo che ho definito, e nel momento in cui lo faccio partendo dalle mie migliori condizioni possibili per me, durante la stagione mi basta. Poi periodicamente alla fine di una stagione vado ad analizzare, allora spacchetto tutti i dati e faccio tutte le analisi del mondo, e quelle analisi ti permettono per la stagione successiva di diventare più performante. e la cosa interessante è che poi col passare del tempo gli strumenti si evolvono di conseguenza, quindi è bello anche insomma considerare le varie evoluzioni, no? di quelli che possono essere appunto anche le analisi, no? Legate agli strumenti. Sì, il mercato continua a offrire possibilità dal punto di vista degli strumenti, conviene investire per migliorare la qualità delle proprie decisioni, e fare cose migliori con meno fatica. Un po' lo strumento oggi serve a quello, serve a fare meno fatica. Io posso fare delle analisi e non sono un matematico, faccio delle analisi perché qualcun altro mi aiuta a farle,
però ci metto il mio pensiero analitico e quindi non mi perdo nell'operatività, ma mi perdo nel ragionamento. È questo che quindi guadagni tempo, fai meno fatica e riesci a essere molto più pulito nel tuo ragionamento. Assolutamente, diciamo che appunto col passare del tempo credo che poi trovi un metodo anche nella quotidianità per quanto riguarda anche l'analisi, perché molto magari all'inizio non è così semplice, ecco, perché vedi un sacco di statistiche, numeri, cose, eccetera, quindi magari non sei tanto avvezzo, però con l'esperienza ovviamente tutto cambia. L'altro giorno parlavamo di come si diventa sport trader, no? Ok, Quindi sì. si diventa anche studiando, trovando dei punti di riferimento importanti che ti possono insegnare anche a cosa analizzare, come analizzare. Cioè, se è una cosa che apprendi strada facendo, Ok. perché altrimenti rischi davvero di diventare iperanalitico. Da dove parto per fare un'analisi? Allora, parto dall'avere lo strumento giusto, che è la raccolta dati. Ok. Senza dati non fai analisi. Come utilizzo quei dati? Conviene impararlo lo puoi imparare da solo oppure lo puoi prendere da altri settori. Io le ho prese, i KPI nascono dal mondo imprenditoriale, da una campagna marketing, tutto nel mondo in determinati ambiti si misura con i KPI, quindi io me lo sono preso da altri ambiti, oppure puoi trovare i tuoi riferimenti e capire che cosa misurano i tuoi riferimenti. Però ecco, tornando un po' al concetto degli strumenti, l'importanza di registrare i tuoi movimenti e di avere un database ti permette poi di fare quelle analisi. Ottimo, abbiamo fatto insomma un bel approfondimento, ecco, sugli strumenti che sono insomma delle cose importantissime per uno sport trader. Ovviamente influiscono molto sul lavoro che vai a fare, questo l'abbiamo dimostrato anche con questa chiacchierata. Ti ringraziamo di nuovo, Davide, per essere stato qui con noi. Ricordo appunto in conclusione che potete trovare come sempre Davide Renna e Sport Trading Live su LinkedIn, e poi trovate anche il sito web www.sport-trading.life e poi www.daviderenna.com. Grazie mille ancora, in bocca al lupo per tutto e ci vediamo alla prossima puntata. A presto, ciao.